Visundharaya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Sri Chaitanya Mahaprabhu, yes, here it is. Is Prema Purushottama, who gives Krishna Prema indiscriminately, never discriminates whether one is patita, very, very degraded, or very, very elevated. E Chaitanya Mahaprabhu è Lila Purushottama che porta Krishna Prema a tutti gli esseri viventi senza discriminare se essi siano caduti o degradati. He is practical teacher. Lui è un insegnante pratico. What is needed for us, he knows it very well. Quello di cui noi abbiamo bisogno lo sappiamo molto bene. Especially the jivas of Kali Yuga, most degraded, most fallen, they are all in bodily platform, bodily consciousness. They are all engaged in this material enjoyment, material sense enjoyment. They don't know is there any better enjoyment, better pleasure, better happiness than that, this material enjoyment or material sense enjoyment. Soprattutto le jive di Kali Yuga, che sono le più cadute, le più degradate, sono tutte avvolte in una concezione dell'esistenza corporea e hanno tutte una concezione dell'esistenza materiale e cercano lì il piacere, senza sapere che c'è un piacere migliore di quello, che c'è un luogo migliore di quello, che c'è un modo migliore di quello per vivere felicemente, che non quello sulla piattaforma corporea materiale dell'esistenza. They have put this body, metal body, and bodily relations, wife, son, daughter, friend, and they platform love, and they try to get some pleasure and happiness, developing some, doing some loving dealings with this bodily relations, wife, son, daughter, so on. Sono attaccati al corpo e ai prodotti di questo corpo e a ciò che è attaccato a questo corpo come la moglie, i figli, i parenti e cercano di stabilire con questi prodotti delle relazioni di cosiddetto amore con la moglie, i figli e così via. But factually, in consequence, what do they get? They get unlimited miseries only. Ma di fatto, effettivamente, cosa ottengono di conseguenza? Una sofferenza illimitata. They don't know that how to get real pleasure, real happiness, constant, unbroken pleasure, unbroken happiness. They don't know it. Loro non sanno come ottenere il vero piacere, la vera felicità, una costante piacere ininterrotto e una costante felicità ininterrotta. Questo non sanno come ottenerlo. This is not available here in this material world. Temporary material world is not available. Constant pleasure, constant happiness is not available here. E questo in questo mondo materiale temporaneo non è ottenibile in questo mondo materiale un piacere costante, una felicità costante e ininterrotta. What is there? Some little fleeting pleasure, temporary, for short time pleasure or happiness, and consequence unlimited miseries. Cosa c'è qui? C'è un piccolissimo, esile, tenue piacere, un po' di felicità, ma una illimitata quantità di sofferenza. Questo è quello che si può trovare in questo mondo. Srimad Bhagavad Gita, Krishna said, Jai sanspada bhoga dukkha jono yevati ajantavanta kauntaya noti suramati buddha. This sanspada bhoga means the enjoyment or happiness one gets through sense perception, sense contact. It is temporary, adyantavanto. It has its beginning, it has its end. Fleeting pleasure, very, very
short-lived, short-lived pleasure. And consequence, dukkha jono yo evati, unlimited dukkha, unlimited misery and suffering. Nella Srimad Bhagavad Gita Krishna spiega che in questo mondo materiale il piacere che si può trovare, la gratificazione che si può provare col contatto dei sensi è estremamente instabile, è sottile, è tenue, ha un inizio e ha una fine. E qual è la conseguenza di questa felicità? Un'illimitata sofferenza, un'illimitata serie di problemi. Nate suramate buddha, those who are learned, those who know this thing, learned persons, Pandit learned persons, they know this thing, this is not real happiness and pleasure, whose consequence is unlimited misery. Therefore, they never run after it. E le persone che sono istruite, continua Krishna, le persone che sono dei pandit, che hanno vera conoscenza, sapendo che in questo mondo materiale tutto quello che si può ottenere è una felicità limitata e un'illimitata quantità di sofferenza, non si impegnano in queste attività e le evitano. They make effort how to get constant happiness, constant pleasure, unbroken, unmixed. Piuttosto loro meditano su come ottenere questo costante piacere, questa costante felicità, mai interrotta, mai mischiata alla sofferenza. And where it is available, how it will be available, that's a question. La domanda è: dove si può ottenere questa felicità? Come si può ottenere? Questa è la domanda. The source is Krishna. La fonte è Krishna. Ishvara Parama Krishna Sajidananda Vigraha. It says Sanmaya, Chinmaya, Anandamaya. Krishna is Sanmaya, Chinmaya, Anandamaya. He is full of eternality, full of knowledge, full of blissfulness. E Krishna è pieno di eternità, è pieno di conoscenza, è pieno di estasi, felicità. If you can attach yourself to Krishna constantly, then you'll get constant happiness and pleasure. Se uno è in grado di attaccarsi a Krishna costantemente, allora otterrà una felicità e un piacere costante. Therefore, Mahaprabhu, who is Krishna himself, he came here to give you that thing, Krishna Prema. Krishna is the only object of love. Nobody else is the object of love. Only Krishna is the object of love. And everything, everybody is eternally related to Krishna. That means there is one sambandha, one relationship. That is relationship with Krishna. Per questa ragione Mahaprabhu, che è Krishna stesso, è sceso per darci questo Krishna Prema. Questo Krishna Prema in cosa consiste? Consiste nello stabilire un'unica relazione col Signore Supremo. C'è una sola relazione ed è quella con Krishna. In Veda, there are three tattvas. Samandha, avideya, prayojana. Veda three tattva kahe. In Veda, three tattvas are there. Samandha, avideya, prayojana. Samandha means relationship. Avideya, bhakti. Prayojana, prema. Nei Veda sono descritte tre tipi di tattva, verità: Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha è la relazione, Abhideya è la bhakti e Prayojana è prema. Yes. Questo è quello di cui parlano i Veda. And Krishna is nitya samandha, Krishna only eternal relationship. Everybody, every jiva, eternal, perfect, eternal, loving relationship with Krishna. E tutti i jiva hanno una eterna relazione ininterrotta con Krishna. And to keep up that relationship, bhakti is required, that is abhideya tattva. E per mantenere questa relazione è richiesta bhakti, ovvero sia Abhideya Tattva. Bhakti means service, service to Krishna. That is bhakti. Krusikena, Rusikesa, Sevanam, Bhakti Uchyate. Jiva Goswami gives the definition of bhakti. Krusikena, Rusikesa, Sevanam, Bhakti Uchyate. One of the names of Krishna is Rusikesa. He is the controller of mind and senses.
He is the master of the mind and senses. Therefore his name is Hrishikesha. And Hrishikesha, seven Hrishika means senses. Engage all your senses in the service of Krishna with Hrishikesha. That is bhakti. E bhakti cosa significa? Significa servizio a Krishna. Jiva Goswami dà la definizione di bhakti. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Lucciate, dice Krishna è chiamato Rishikesha, significa il maestro, il padrone, il controllore di tutti i sensi, e questo servizio significa mettere i propri sensi al servizio per dare piacere a colui che controlla i sensi. Questa è la definizione di bhakti. And that service should be loving service, should be done with love and affection. Otherwise, Krishna will never accept your service. E questo servizio dovrebbe essere un servizio d'amore, dovrebbe essere fatto con affetto e amore, altrimenti Krishna non accetta il servizio. Therefore, Prayojana Tattva is prema, love. Per questa ragione Prayojana Tattva è prema, l'amore. That is Sadhyavastu. That is the goal of our life, goal of this really achieved human birth, how to get Krishna prema. E questo è Sadhyavastu, la meta di questa vita umana, ciò che veramente dà senso all'aver ottenuto questa forma di vita umana. That means we have to put Krishna in the platform of love. And do the loving dealings, render loving service unto him. He is the master, your jiva the servant, he is the, bhokta, he is the enjoyer, and you are to be enjoyed. This is a relationship with Krishna. Ed è per questo che bisogna mettere Krishna sulla piattaforma del nostro amore e stabilire con lui una relazione di amore. Lui è il maestro e noi siamo i suoi servitori, lui è Bhakta, colui che gode, e noi dobbiamo essere goduti. Questa è la nostra relazione con Krishna. Give all enjoyment, all pleasure to Krishna. Don't demand any pleasure. Don't desire any pleasure, any happiness, any enjoyment for your own senses. Dare piacere a Krishna, questa è la nostra relazione. Non domandare nessun tipo di piacere, nessun tipo di soddisfazione. Non chiedere per la felicità, per nessun tipo di felicità per i propri sensi. Bhakti Vinod Thakur, Mahajan, Sadhu, famous Acharya, great Acharya in our line, this Gaudiya Vaishnava Parampara, he is known as seventh Goswami. After 6 Goswamis, he is known as seventh Goswami. What he has said? Nijo sukho lagi kichu nahi kori aro. Nijo sukho lagi kichu nahi kori aro. Bhakti Vinod bole tava sukha saro. Bhakti Vinod bole tava sukha saro. That means Bhakti Vinod Thakur says, I'll never do anything for my own happiness, own pleasure, own enjoyment. I'll do everything, O Krishna, for your pleasure, for your happiness, your enjoyment. Bhaktivinoda Thakur, un famosissimo maestro, un preeminente maestro della tradizione Gaudiya Vaishnava, ha detto in una canzone: «Oh Signore, io non farò niente per il mio piacere, per la mia felicità, per la mia soddisfazione, farò tutto quanto per il tuo piacere, per la tua felicità e per la tua soddisfazione». This is loving relationship, that is loving reciprocation. E queste sono le relazioni di amore e la reciprocazione d'amore. And the affair of love, that is lover and beloved. Affinché ci sia l'amore ci deve essere l'amante e l'amato. It's just two sides, not one side. Lover and beloved. The pritir visoy, pritir asroy. The object of love and abode of love. Two sides. And there is loving relationship and loving reciprocation. Deve essere bidirezionale l'amore, non può essere unidirezionale, ci deve essere la dimora dell'amore e loving both hands.
Pritir Visoy, Pritir Astroy. Krishna is Pritir Visoy. Krishna is the object of love, and Bhakta, Jivas are Swarupa the Bhakta. The Bhakta is Pritir Astroy, abode of love. Si deve essere l'oggetto dell'amore e la dimora dell'amore. You say? So, in this loving dealings, there is this loving reciprocations. In queste relazioni di amore c'è questa reciprocazione d'amore, che è bidirezionale. If you will get loving and loving service to Krishna, giving all enjoyment, all pleasure, all happiness to Krishna, you will get one happiness, one pleasure. That's the fact. E se una persona agisce in questo modo, se una persona tutto quello che fa lo fa per la felicità, per la soddisfazione, per il piacere di Krishna, allora otterrà felicità. Questo è un fatto, è effettivo. That means Krishna reciprocates. Perché questo significa che Krishna reciproca. Karmi Jnani Yogi Sokoli Krishna Bohirmukha Ovinaya Aswadaya Krishna Seva Sukha. And Chaitanya Charitamrita said, Karmi Jnani Yogi. The fruitive workers, Jnanis, those who want only mukti, yogis, they say Astanga yogis or mystic yogis, those who want yogic perfection, yoga siddhi, all of them are non-devotees. They are not devotees. They have all forgotten Krishna. They don't know what happiness, what pleasure is there, rendering loving service to Krishna. Kabhinaya swadaya Krishna. They cannot release it. This happiness derived, pleasure derived from rendering loving service to Krishna. Nel Chaitanya Charitamrita è detto karmi, jnani e yogi non sono devoti. I jnani, coloro che sempre aspirano alla mukti, gli yogi che cercano sempre la perfezione mistica dello yoga, i poteri dello yoga, non sono veri devoti. Non sono veri devoti. Loro hanno dimenticato Krishna, si sono dimenticati di Krishna e non sanno il piacere che può essere tratto dal servizio devozionale offerto a Krishna. Non lo sanno questo. So from this discussion we can understand, unless we put Krishna, keep Krishna in the platform love, we cannot get real pleasure and happiness. Da questa discussione noi possiamo capire che a meno di mettere Krishna sulla piattaforma del nostro amore non potremo raggiungere la piattaforma della felicità e del piacere. And if we keep up this body and body relations, wife, son, daughter, and the platform love, and try to get pleasure, we cannot get. Instead, we will get unlimited misery and suffering. E se noi metteremo invece questo corpo, le relazioni che questo corpo ha con la moglie, i figli, i parenti e gli amici, nel tentativo di cercare questa felicità, non solo non otterremo quella felicità, ma anche otterremo un'illimitata sofferenza. Bhagavatam says, Lo dice il Bhagavad. Krishna non potrà liberarsi da queste sofferenze corporee. So, those bhaktas, Vaishnavas, they know it, and they know the Krishna is the object of love, and we have eternal, perfect, loving relationship with Krishna. And they have established that relationship with Krishna, they are fixed in that relationship, and they are always engaged in loving service to Krishna. That there is no question of suffering, unhappiness, enmity, enviousness, no question at all. Così i devoti Bhakta sanno questo, sanno che noi abbiamo una relazione perpetua e ininterrotta con Krishna, si impegnano la loro mente, impegnano nel servizio del Signore Supremo, Krishna, e per questa ragione non soffrono delle sofferenze materiali, dell'inimicizia, dell'invidia, non hanno questo tipo di coscienza. They have developed loving attachment, very strong attachment to Krishna. Sono pieni They di have no least attachment to this material body or material bodily relations. Sono pieni di amore, hanno un attaccamento profondo per il Signore Supremo Krishna, non hanno posto per attaccamenti con questo corpo e ciò che è in relazione a questo corpo materiale. We have not developed that loving relationship and loving attachment to Krishna. We have very, very strong attachment
to this material body, material world, and bodily relations. Therefore, we all suffer here. Ma noi non abbiamo ancora sviluppato questo grande attaccamento per Krishna, abbiamo ancora un grande attaccamento per questo corpo, per questo mondo materiale, per le cose relative a questo corpo, ed è per questo che soffriamo degli attaccamenti materiali. And therefore we have this raga and dvesa, liking and disliking, hatred. Those are related to this body, we like. Those are not related, we dislike, we hate. That is raga and dvesa here in material world. È per questo che viviamo anche questo raga dvesha, questo fatto che le cose ci piacciono o non ci piacciono, antipatia e simpatia, proviamo odio, per le cose in relazione a questo corpo proviamo piacere, le cose che non sono connesse a questo corpo invece non ci piacciono, le vorremmo evitare. Therefore Mahaprabhu came and he gives Krishna prema through chanting Hare Krishna. Mukhya pothe jiva pai Krishna prema dhyana. Niraparade nam loile pai prema dhana. If your chanting is pure, chanting is offenseless, definitely you will get Krishna prema, you will get Krishna, because pure name is not different from Krishna. Per questa ragione il Signor Chaitanya Mahaprabhu è venuto per darci Krishna Prema attraverso il canto del mantra Hare Krishna, e definitivamente se il canto di una persona è privo di offese, se questo canto è puro, una persona otterrà Krishna, perché il santo nome cantato puramente non è diverso da Krishna. And Mahaprabhu is Patita Pavana, deliverer of the most degraded Patitas. He is wonderfully merciful, very, very wonderfully merciful. He offers this Krishna prema to one and all indiscriminately. Patita pamaro nahi bache, brahmara durlava prema savakare jate. He never discriminates whether one is very, very degraded or very, very elevated. Indiscriminately, he offers Krishna prema. This Krishna prema is not easy thing to get. Even on the part of Brahma, it is very difficult to get. What to speak of these tiny jivas. E il Signor Chaitanya Mahaprabhu è molto misericordioso, lui ha una grande misericordia, infatti lui è venuto a salvare anche i patite più degradati, le persone più degradate e cadute, e lui è pronto a offrire se stesso, è pronto a offrire questo Krishna Prema a chiunque, a tutti, senza discriminare, non discrimina se uno sia elevato o degradato. Per lui non c'è differenza, che uno sia che uno sia degradato, che uno sia elevato, lui non vede differenza. E lui dà Krishna Prema liberamente a tutti, ed è molto difficile ad ottenere questo Krishna Prema, persino per il Signore Brahma è difficile ad ottenere, che dire per persone come noi. So, Saita Samandhe Samandhamar. Every jiva has his perfect eternal loving relationship with Krishna. Jiva Swarupa hoy Krishna Nitya Das. Mahaprabhu said, Jiva Swarupa hoy Krishna Nitya Das. This is your Swarup. This is your consciousness position of Jiva. You are eternal servant of Krishna. You are not servant of your body, mind, or bodily relations. E ognuno di noi ha un'eterna relazione con Krishna, questo lo dice Mahaprabhu. Ognuno di noi è Jivera Svarupa Hoy Krishna Nityadas. Ognuno di noi ha un'eterna, la sua Svarupa, la sua forma originale, ha un'eterna relazione con Krishna. Non è che ognuno di noi ha un'eterna relazione con questo corpo, questa mente. And if you chant pure name, definitely will develop Krishna Prema, and this thing will be revealed to you, and you will establish your loving relations with Krishna. Then you say everything and everybody in relationship with Krishna. Krishna is the object of my love. Then what is the question of liking and disliking, hatred? Oh, this jiva is Krishna's jiva, is related to Krishna, who is object of my love, who is my most beloved. What is the question of hatred? E quando una persona cantando puramente raggiunge questa piattaforma di Krishna Prema, allora tutto gli viene rivelato chiaramente, ha la visione chiara su tutto, e lui vede ogni cosa connessa a Krishna. E poiché Krishna è l'oggetto del suo amore, non c'è più questione di provare antipatie o simpatie. Lui vede una jiva e dice: oh, questa jiva è eternamente connessa con Krishna, che è l'oggetto del mio amore, per questa ragione come potrei provare odio per questa jiva?
We have not established this sambandha, this relationship with Krishna. We are in material relationship, bodily relationship. Therefore we suffer. Therefore rag dvesa is there. Therefore? Rag dvesa, liking, disliking. Sì. Ma noi non abbiamo ancora sviluppato questa relazione, questo sambandha, questa relazione con Krishna, ed è per questa ragione che abbiamo ancora le nostre relazioni basate sul corpo, basate sulla concezione materiale dell'esistenza, ed è per questa ragione che raga e dvesha sono ancora presenti. Therefore in this verse, this morning we are discussing Chitraketu, who had 1 crore of wives. Somehow his first wife, Krutadviti, gave birth to a son. So Chitraketu liked her very much, and started disliking, or let's say, not caring for the other wives. E per questa ragione, in relazione al verso che stiamo studiando, questo dove Chitraketu si racconta dove questo Chitraketu che aveva fra le 10 milioni di mogli che aveva, soltanto la prima, Kritadyuti, gli dette un figlio, e lui che comincia per questa ragione, poiché da lei aveva ottenuto quello che voleva, a provare una simpatia particolare per lei e a trascurare invece tutte le altre mogli. And the other wives become envious of Kritadyuti. Oh, she gave birth to son, now she is very much liked by our husband, and we are not liked, we are disliked. Thus they develop, they become envious, and they will now give poison to the child will die. Ed è per questa ragione che le mogli, sentendosi trascurate dal marito e cominciando a provare un sentimento strano nei confronti di questa donna che aveva ottenuto la simpatia del loro marito, trovandosi appunto in questa piattaforma, cominciarono a sviluppare invidia al punto tale da avvelenare il figlio di Maharaj Chitraketu. So from this you learn, you can understand, because of this, but daily relation, temporary material relationship, this consequence is there. Allora possiamo arrivare fino a che punto arriva questo tipo di coscienza dovuta a questa concezione materiale dell'esistenza e alle relazioni basate su questa concezione. Si arriva fino a quel punto. Instead of love and affection among ourselves, among all the wives, including the Chitraketu and his wives, there is enmity, there is hatred. Anziché provare amore e affetto fra tutti, anche in questo caso, anziché le mogli provare affetto per la moglie di Maharaj Chitraketu, cominciarono a provare odio e avversione. So, Shastra says, and Mahajanas like Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Goswamis, Bhakti Siddhanta Saraswati, my revered spiritual master, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, they are pure Vaishnavas. They speak of this relationship with Krishna. Establish your relationship with Krishna, perfect, eternal, loving relationship. Don't establish temporary bodily relationship. Ed è per questo che tutti gli acharya della nostra parampara, incluso il mio maestro spirituale Bhaktivedanta Swami, hanno sempre insistito su questo punto: sviluppate un'eterna relazione con Krishna, non perdete tempo a sviluppare delle relazioni temporanee in questo mondo, sviluppate questa solida eterna relazione con Krishna. We have this sambandha here in material world. If we categorize these sambandhas, relationship here in material world, how many categories will come out? Il Krishna? No, in material world. Nel mondo materiale, se dovessimo contare quanti tipi di sambandha, quanti tipi di relazioni abbiamo, quanti ne verrebbero fuori? 5 categories will come out. Ci sono 5 categorie che ne verrebbero fuori.